Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Morris. Buonasera a tutti, buonasera. E ci diciamo buonasera perché Morris ha appena finito di lavorare, quindi è scappato. 5 minuti. L'auto è ancora calda. Caldissima. Siamo appena arrivati, purtroppo non riusciamo a trovarci giorni di sabato e domenica per i vari impegni. E quindi ci siamo trovati così alla sera per fare questo video. Siamo in compagnia di Morris e della sua Evo 6. Sì. AGPL, quindi anche AGPL, benzina e GPL, ma prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e soprattutto di sostenermi con un bel like, che dopo devo pagare la birra a Morris. Due birre, ecco. Morris, perché hai preso questa Evo 6? Intanto innanzitutto perché per gli spazi, perché sono abbastanza abbondante, come si vede, sono oltre 1,90 m e tengo famiglia. Okay. Tengo 2 ragazzi, uno abbastanza grande di 14 anni e una bambina di 10. Siamo in 4, ho bisogno di spazio. A me piacciono le prestazioni e quindi ho bisogno anche di prestazioni e poi perché insomma la macchina mi piaceva e abbiamo scelto questo tipo di vettura qua. Avevi paura perché Evo, perché del gruppo DR, avevi qualche domanda strana? No, sinceramente quando scelgo faccio una scelta ponderata, avevo visto qualche altra auto e quello che mi dà Evo con poco più di 31.000 euro era giusto binomio prezzo, qualità-prezzo. Quindi 31.000 euro l'hai pagata? 31,9 circa. 31,9. Con l'estensione della garanzia a 5 anni, 31,9. Ok, giusto anche per farvi sapere sì. più o meno è già GPL full option, così com'è. Così com'è full option. Oh, scegli solo il colore se non sbaglio. No, anche quelli sono dentro il pacchetto, quindi okay. Bianca, rossa, verde, gialla, è tutto compreso nel prezzo. Bene. Macchina che esteticamente è bella, perché comunque adesso faremo un giretto, vi faremo vedere. Sai dirci più o meno quanti chilometri hai fatto fino adesso? Quasi 20.000. Quasi in quanto tempo? A febbraio, quindi sono 6 mesi. 6 mesi? Perché ho un ragazzo che gioca a calcio, quindi se lo voglio seguire sono 500 km ogni trasferta e in più col lavoro, quindi la macchina viaggia. Hai già fatto 20.000 km? Quasi 20.000. Ti sei già preso la differenza del prezzo del GPL quasi? Sì, più o meno sì. Bestia, 20.000 km vuol dire che arriverai a febbraio, adesso siamo a settembre, scusate, quindi neanche 7 mesi e arriverai a 35.000 tranquillamente. Sicuramente. 2 italiani l'anno. Abbiamo già un buon test qua. Sì. Cosa volevo dirti? I consumi più o meno? Consumi con un piano di GPL che sono circa 31 euro per 43 litri, faccio sui 4,50, 4,60, dipende. Quindi più di 10 con un litro di GPL? Sì. Non male. Sì, anche perché col cambio automatico un po' da capire, poi col range, secondo me, quando lo ascolti e ci lavori col cambio riesci a fare un chilometraggio un po' più lungo con un pieno di GPL. Hai trovato difetti al momento? No, attualmente nessun difetto. Una cosa che consiglio è scegliere bene dove acquistarla, cioè che il concessionario sia serio, che il venditore sia serio, che ti segua in tutto e per tutto, insomma. Ho capito. Quindi ho avuto bisogno del tagliando, ho avuto bisogno di un rabocco da Valve Care e prontissimi e subito mi hanno... Subito disponibili. Molto bene. Questo è l'importante. È importante questo, che ci siano le persone che ti seguono, che siano umane. Umane, competenti e pronti subito. Esatto. Sì, la concessionaria noi la conosciamo, non facciamo nomi. No, però molto bravi. Sì, molto bravi. Loro hanno anche Peugeot. Sì. E penso che una Peugeot così, quant'era? 12-13 mila euro in più? Sì, più o meno. Più o meno, ecco. Sì. Quindi 12-13 mila euro ne butti dentro i GPL. Voglia. E comunque non è affatto male. Comunque adesso andiamo a vederla, anzi a me piace tantissimo. Bene, partiamo da sto bel frontale qua con i fari posizione a LED, abbaglianti e anabbaglianti, tutto a LED. Tutto a LED. Ci sono anche vabbè, dopo andiamo a vedere le luci di direzione, sì, gli indicatori di direzione. Bello aggressivo sto frontale qua, a me piace tantissimo, è più di un importante, SUV. importante. Sì, è molto importante. Sì, anche il cofano qua è veramente enorme. Bene, dai, adesso facciamo un giretto e vediamo come va.
Eccoci qua, questo è il frontale che vi dicevo, bello, interessante, no? Anche come linea, molto molto interessante. Qui ci sono i fari, vedete, a LED, anabbaglianti e abbaglianti, ed è bella esteticamente. Adesso vi faccio vedere anche bello questo spigolo qua che hanno fatto così, perché vista lateralmente ha un'altra linea ed è molto molto bella. Ah, delle belle ruote mi sembra, no, Morris, qua siamo a 235 55 raggio 19. Beh, Di serie. di serie così, Sì, sono molto interessanti. Vedete qua la telecamerina per fare il 360 gradi, luci a LED anche per indicatore di direzione sullo specchietto, molto importante, come anche laterale, bella esteticamente. Adesso vi faccio vedere la parte, qua è come se avessi fatto anche un video di notte, perché guardate che bella la luce posteriore con la scritta Evo, così, che va cost to cost, quindi da una parte all'altra. Abbiamo il terzo stop qua, molto sportivo, bello questo terzo stop qua, e anche l'antenna già a spina di squalo, è interessante come posteriore. Qui abbiamo doppio scarico, vero, non plastichetta, ma qua è proprio vero. Il terzo stop è qua sotto e qua abbiamo l'altro scarico. È interessante come posteriore, guardate, vista così è bella. Adesso guardiamo un attimo il bagagliaio che ha già anche il GPL integrato. Eccoci qua, adesso apriamo il bagagliaio che di serie elettrico, quindi cosa volere di più? Questo è il nostro bagagliaio. Morris, io nelle mie recensioni faccio misurare il bagagliaio perché in litri nessuno riesce a capire quanti sono. Bene. Se lo misuriamo è meglio. Allora, abbiamo una profondità di 83 cm, una larghezza nella parte più stretta di 1 metro 102, 102, nella parte più larga 120, 121. 121, buono. Qui sotto, se non sbaglio, abbiamo il nostro Bombolone GPL. bombolone GPL, eccolo qua. Quindi qua abbiamo il nostro GPL, qua tutto il crick, tutto quello che... Kit aggiusta ruota. Bene. E ci siamo dimenticati l'altezza dalla tendina al coso. Alla tendina abbiamo circa 42 cm. Buono, buono. Sì, e guardate com'è rifinito. Comunque, vabbè, qua ci sono le plastiche così, che basta dargli una pulita e vengono pulite. Ma guardate già i sedili come sono rifiniti, una luce lì a sinistra e siamo a posto. Molto bene. Adesso noi lo chiudiamo sempre elettricamente, questo qua è il tastino, chiudiamo qua. Il tastino è anche da telecomando. E anche da telecomando puoi chiuderlo. Sì, sì, sì. E nota che è chiusa, bella, che bella linea che ha. Perfetta. Perfetta. Bene, adesso saliamo dietro e vediamo. Allora, Morris è alto 1 metro? In teoria sono 1,93 m. 1,93 m. Adesso il sedile davanti è impostato nella sua altezza, lui Nella prova a mia salire altezza. dietro. Io salgo dietro, olè. E guardate ancora spazio che ha per le gambe e anche per la testa. Sì. E abbiamo il tettuccio apribile. Fino a qua. Fino a qua abbiamo il tettuccio apribile e 1,93 m e anche un po' abbondantino. Per insomma, 120 kg. Per 120 kg. Quindi... Tuo figlio quanto alto è? Già 1,85 m lui. 1,85 m. Quindi lui qua dietro prenderà il sta papà. bene. Sì. Qui abbiamo sì, i sedili belli, tutti traforati in pelle, guardate come sono rifiniti. Abbiamo il bracciolo, Un bracciolo con oggetti da ragazzi qua. porta bicchieri, vabbè, i vari Scooby-Doo. Scooby-Doo. Si chiamavano Scooby-Doo, no? Da Carolina. Beh, belli qua col portabicchieri, vedete? Ed è qua. Adesso presa, ok, USB, un porta oggetti là sotto, 2 bocchette dell'aria, Sì. quindi qua si sta veramente comodi. A porta oggetti. Questo è particolare perché qua è rigido. Bello. E qua abbiamo il nostro gancetto se vogliamo mettere la borsa delle spese. Vabbè. Vista da dietro, eccola qua. Questa è la vista della console. Cioè, vedete che comunque è rifinita. No? Maurice, penso che No, dai. meglio di. Cioè, non è che ci si possa fare Veramente. tanto. Rifinita bene. Sì, non sono pochi 30.000 euro, ma al giorno d'oggi 30.000 euro ti prendi ben poco. Perché l'altro giorno ho parlato con uno che ha preso una Polo, 32.000 euro, una Polo.
È il marchio. Il marchio, Paga il marchio, ma e tutto quello che va dietro. non so. Ci sono comunque le maniglie anche per uscire, cosa sempre più rara nelle auto europee, e anche le luci sia qua che qua, le plafoniere, vedete. E guardate il tettuccio che grande che è. Bello, anche qua tutta la pesca ben finito e anche il pannello porta. Adesso saliamo davanti, giusto per farvi vedere com'è fatta. Qui abbiamo un bellissimo display che Mori so che per la tecnologia va matto. Adesso vi faccio vedere perché Ok, aspetta che chiudiamo la porta. uno dei punti che dicono che l'auto ha un difetto è l'aggiornamento della radio, le mappe, quella roba là. Io ho ovviato con questa scatoletta, Card Link. Ok. Adesso vi faccio vedere, collego l'auto dal mio smartphone. Quindi per avere Android Auto dentro? Sì, sì. Ok. Anche se io sono sempre dell'idea che l'auto non è un telefono, si va in auto per guidare, quindi ben venga la tecnologia, però la radio ho preso un'applicazione semplice, tac, quando trovo tutte le mie stazioni, la mappa va, il telefono resta in stand by, come puoi vedere. Ok. Lo sblocco, guarda, il telefono resta in stand by, faccio tutto quello che devo fare, non c'è nessun problema. Molto bene. Okay, ricevo, navigo, ascolto la musica. Tutto da qua. Quindi con un accessorio da 40 100 euro. 100 euro? 100 Fai euro, tutto qua. ho ovviato tutti, tra virgolette, i difetti che dicono l'auto abbia. Poi io l'auto la uso per guidare perché sia comoda, certo non mi metto a smanettare su schermo. Sì, anche perché bisogna stare attenti quando si guida. Bravo. Esattamente. Un'altra chicca, tetto panoramico. Eccoci qua. Guardate ampio. Ampio, è lunghissimo. Molto ampio. I miei figli si divertono quando lo apriamo. Tac. Ecco qua. Tac. Eccoci qua. Questa è una delle cose che mi piace di più delle auto, è il tettuccio apribile. Poi guardate qua quanta luce porta dentro, perché ne porta dentro veramente tanta. E questa è vista da davanti. Poi cosa manca qua? Niente, perché le luci tutte a LED. Abbiamo oggetti a non finire. Qui abbiamo il bracciolo che si apre così. Poi abbiamo il cambio automatico, eccolo qua. 7 rapporti. 7 rapporti addirittura, adesso hanno fatto, bene. Qui abbiamo tutti i comandi per il climatizzatore. Pochette l'aria qua plastiche morbide, molto morbide anche qua. Guardate come è fatta la cucitura, l'impuntura qui, anche la lucetta. Qua hai delle luci di notte che si accendono. No, questa no. La Evo 6 non ce le ha. Ah, ok, quindi qua c'è solo il bordino così, non ci sono luci. Si accende il display che ti dirò. Io non sono tanto per le luci notturne perché ho anche una certa età, quindi prediligo vedere fuori perché se mi distrago anche dentro. Sì, ma dopo magari può essere che le luci ti diano anche un po' fastidio sulla guida, però sì, cioè, è che è rifinita veramente bene ed è molto molto carina quest'auto. A me piace tantissimo. Dopo ci sono dei pregiudizi come su tutte le auto, però penso che l'auto perfetta non esista. No, non esiste, però ripeto, io come auto familiare, come prima auto, mi trovo veramente bene. Sì, spazi enormi, viaggi comodo, risparmi anche un po' sul carburante. Poi se ti vuoi divertire, fai altro che fare, togliere il gas, metti modalità sport, 176 cavalli, cambio automatico e vai. Ma quello che dico io adesso, no, Maurizio, parliamoci chiaramente, parliamo anche alle altre persone, con i limiti e con le strade che abbiamo adesso, dov'è che ci divertiamo? Che basta acceleri qua 6 a 90 all'ora in 2 secondi. Sì, ci divertiamo magari in autostrada se vuoi avere un po' più sprint, lanciarti in corsia in modo di essere un po' più dinamico e essere più sprintoso. Ma non è che la macchina... Però comunque, cioè, quando hai 170-150 cavalli, io penso che... È più che bene, ci si diverte anche perché si diventa rigida, cambia il range, cambia molto più fluido e quindi ti diverti, insomma. Sì, dai. Se devi andare su in montagna, su a Biancavallo, in montagna ci divertiamo. benzina.
Bene, io direi facciamo un piccolo giretto di prova così facciamo vedere come Certo. va e poi mettiamo sulle cinture Sì, quello è importante. e proviamo. Mettiamo- Guardate le telecamere, comunque la qualità è molto buona. Adesso aperto il tettuccio, sì. Sì, o se vuoi chiudere anche il tettuccio. Però comunque siamo partiti, lei si è chiusa e tutto. Eccoci qua. Adesso siamo in sport però. Mettiamo in modalità... Beh, proviamo a fare un attimo qua un po' una prova, giusto per fare un'accelerazione, tanto la strada è... Sentite il cambio? Non lo sento. Non senti le cambiate, va bene. 170 cavalli, 1500 turbo, va da Dio. 4 cilindri. 4 cilindri, non 3. Non 3, 4. Perché odiate tutti sto 3 cilindri? 3 cilindri con una macchina da non so quanto peserà, con un peso importante. Io sono sempre dell'idea che adesso mettiamo in modalità standard Ok. e così senti il cambio anche in modalità standard. Acceleriamo. Beh, va via. Cioè, è importante come auto e guardate che bel cofano che ha davanti. Vedi, va fluida e Sì. non ha, risponde subito. Se vuoi un po' più sprint, lei- No. Sì, siamo già a 90 all'ora in un niente, praticamente. No, bell'auto e importante anche. è una buona manovrabilità che da un autista, Ok, perché da dire Morris fa il camionista. camionista, faceva il camionista. a tutto tondo, adesso sempre camion ma in un altro settore. Quindi- Però comunque l'hai usato un po' di cambio. sì, E questa secondo te molto manovrabilità? manovrabile. Molto. No, bella. E anche silenziosa. E penso che qua ti fai un viaggio, vai tranquillo. Ah sì, qua ti metti là, non c'è, no, non ti accorgi. No, anche come spazio è comoda e tutto quello che serve. Veramente interessante. Bene, adesso scendiamo e facciamo le conclusioni. Eccoci qua, tornati dal giretto di prova. Io penso che l'auto vada bene, è comoda, consuma, ma andando a GPL risparmi tanti soldini. Dopo se, come ti ripeto, se hai un po' di orecchio col cambio, riesci a farlo cambiare nei regimi giusti, si risparmia anche a benzina. Quindi, Ok. non mancando pure le prestazioni, quindi Sì, anche perché adesso abbiamo fatto un'accelerata un abbiamo attimo. fatto un'accelerata un po' strong, ma siamo in mezzo al nulla, dai, Esatto. in riva al mare quasi, quindi Sì, e poi è non c'è deserto nessuno, adesso. finalmente, un po' di pace anche per noi. Un po' di pace. Io ringrazio Morris Io ringrazio Lorenzo. e grazie a voi che siete stati fino adesso qui e soprattutto commentate, scriveteci, chiedeteci, che poi magari chiedo a Morris se può rispondere visto che lui è il proprietario e comunque ha già fatto 20.000 No, km. il proprietario sarebbe mia moglie, però, perché è lei che è Allora intestata a lei. bisognava intervistare la Stefania. Esatto. No, va bene. Dai. Allora ringraziamo Stefania che ci ha dato Sì, l'auto da che ci ha da prestato provare. l'auto, che me l'ha presta in comodato d'uso tutti i giorni, tutti i santi giorni. Bene signori, grazie a tutti e grazie a Morris. Grazie a voi, buona serata, ciao. Ciao. Oh, che macchina. È stato dentro sull'inquadratura. Eccola, Eccola. Ok. ok? Così.